Ciao a tutti ed eccoci qui a parlare degli aggiornamenti che ha ricevuto PHP nella versione 8.3. Qui siamo direttamente sul sito ufficiale e abbiamo modo di vedere assieme i punti fondamentali da tenere a mente. Spero che possa tornarvi utile. Io personalmente mi è piaciuto davvero molto quello che hanno implementato. Gli aggiornamenti che sono stati portati sono tutti puntati tendenzialmente a migliorare la leggibilità del codice, avere uno stile di codice più pulito e più chiaro già alla scrittura, ma anche e soprattutto quello di rendere ancora più solido il linguaggio di PHP con la tipizzazione. E parliamo subito del primo punto, che sono le typed class constant. Praticamente, grazie a PHP 8.3, ora abbiamo la possibilità di poter utilizzare i tipi all'interno delle nostre interface o delle nostre class. Come si può vedere anche qui nell'esempio, vediamo appunto che nel caso della prima di PHP 8.3 le costanti non potevano avere un tipo, mentre invece da PHP 8.3 abbiamo la possibilità di definire anche il tipo da dover utilizzare. Questo ci permette appunto, soprattutto con le interface, di avere la possibilità di avere un controllo poi che quella determinata costante venga utilizzata correttamente e che non ci siano dei cambi imprevisti. Altro aggiornamento interessante è la possibilità di poter recuperare in maniera sintaticamente più carina le costanti che sono all'interno della nostra classe. Infatti vediamo che prima di PHP 8.3 si doveva fare un po' un magheggio che era difficile anche da leggere. Vedete il var dump, il constant, che dentro ci passi l'istanza della classe. Sicuramente non è la cosa più chiara e leggibile che potete trovare, ecco. Invece in PHP 8.3 hanno reso sicuramente molto più chiara la sintassi. Infatti in PHP 8.3 vediamo che il var dump funziona proprio come un richiamo di altre proprietà o metodi statici. Questa è già una cosa che esisteva prima, ma non esisteva appunto per le costanti. Altra cosa molto interessante è override, che in realtà appunto non è nuovo in altri linguaggi di programmazione, semplicemente è stato implementato anche in PHP. Che cosa serve questa nuova sintassi override? L'obiettivo è quello di poter fare un controllo più preciso di quelli che sono i nostri metodi che andiamo effettivamente a reimplementare nella nostra classe. Quindi molto spesso quando noi estendiamo una classe può capitare che appunto abbiamo già nei metodi prestabiliti e che magari andiamo poi a modificarli successivamente all'interno della nostra classe. Fino ad adesso, prima di PHP 8.3, se andavi a sbagliare effettivamente il nome della funzione, nessuno ti andrebbe ad avvisare di questa cosa. E il problema è che appunto ti ritroveresti poi un metodo che non viene correttamente modificato e un metodo che non viene mai utilizzato, e te ne accorgi solo nel caso in cui il comportamento è imprevisto. Quindi ti fa lo scherzo PHP, ma non hai modo di accorgerti fino a che non ci fai effettivamente caso. Ecco, invece PHP 8.3 porta delle migliorie notevoli anche su questo, perché ora mettendo sopra il metodo la sintassi override abbiamo la possibilità di poter far fare un check direttamente di PHP. Quindi grazie a questo, se sbagliamo il nome del metodo e questo metodo non esisteva nella classe, lui semplicemente ci darà, come vediamo poco sotto, un fatal error dicendoci appunto: guarda che tire down non esiste nella classe che hai esteso. Quindi in questo modo abbiamo la possibilità di renderci conto soprattutto di errori di scrittura o cose di questo tipo. Un'altra aggiunta che porterà secondo me risultati interessanti, che sarebbe il JSON validate. Ecco, effettivamente fino ad allora PHP non aveva un vero e proprio controllo del JSON che veniva passato. Avevi la possibilità di crearti un metodo che andava un po' a fare una sorta di controllo. Questo però portava diversi problemi di performance in realtà, perché appunto fare un JSON decode è sicuramente molto più pesante rispetto a fare un semplice controllo della stringa. Ti ritrovavi comunque a dover parsare l'intero contenuto per poi non usarlo neanche, quindi era uno spreco di risorse che ovviamente su JSON piccoli non te ne accorgi, ma su contenuti molto più grandi la differenza si sente. Con JSON validate ora abbiamo a disposizione un metodo che ci permette tranquillamente di fare il controllo del JSON senza nessun problema. E la cosa molto carina è che non va a parsare l'intero contenuto, ma fa semplicemente un check della stringa JSON. Quindi questo lo rende sicuramente
molto più veloce e molto più leggero. Un'altra bellissima aggiunta, ed è proprio ad esempio la generazione di una stringa randomica. Tutti sarà capitato di scrivere quello che c'è nella versione prima di PHP 8.3, quindi creare una propria funzione dove gli passi semplicemente un elenco di caratteri che vorresti utilizzare per la tua stringa randomica e di quanto vuoi che sia lunga, e da lì poi semplicemente fai un for, vai a fare una random su questa stringa per andare a prenderti quello specifico carattere randomico da concatenare per ottenere la tua stringa randomica. Che finalmente abbiamo già un costruttore, abbiamo già una classe implementata su PHP 8.3 che fa esattamente questo e ci permette appunto di avere un randomizer, di potergli passare quali sono i caratteri consentiti e la lunghezza, e automaticamente lo farà per noi. Sempre in tema randomici, anche qui ci spostiamo invece sulla questione numeri con decimali. Qui ci ritrovavamo in una situazione molto simile, perché appunto dovevamo per forza implementarci un nostro metodo getFloat, o comunque che ti permette di tirare fuori un float randomico passandogli un minimo e un massimo, e da lì poi spettava a noi andare a fare effettivamente questa operazione. Finalmente abbiamo la possibilità di avere un metodo già implementato, sempre della stessa classe randomizer, che ci permette di poter passare un minimo e un massimo e lui si occuperà appunto di fare il resto. Altra cosa molto carina è la command line per fare il lint sui nostri file PHP, per fargli il controllo. Ecco che prima appunto non avevamo la possibilità di passare nel PHP manual più di un file alla volta, ma questa cosa appunto da PHP 8.3 in poi sarà disponibile, quindi ci permette di poter fare dei controlli se abbiamo errori di sintassi o cose del genere direttamente lanciando un comando. Molto utile, può essere interessante per fare dei check veloci o magari anche implementarci una nostra command line, un nostro alias per poter fare un controllo più rapido. Altra cosa importante che è stata aggiunta in PHP 8.1 sono gli enumeration, quindi la possibilità di poter utilizzare l'enum dove ti permette di definire quelli che sono tutti i possibili valori di una determinata variabile. Questo è davvero molto utile anche appunto per passarlo come tipo nell'argomento di una funzione e poter effettivamente andare a controllare direttamente da PHP che ci siano esattamente questa tipologia di valori, cosa che prima invece di PHP 8.1 si doveva fare a manina ed eri obbligato a fare poi effettivamente te il controllo. Ed ecco un'altra sintassi che per chi utilizza JavaScript sicuramente gli ritorna molto più chiara. Finalmente anche in PHP 8.1 si ha la possibilità di usare lo spread operator per poter fare automaticamente un merge di più array insieme. Infatti prima di PHP 8.1 si doveva usare per forza il metodo array merge, dove gli passavi tutti gli array che volevi unire e se ne occupava poi lui, ma finalmente abbiamo una sintassi che a mio parere è sicuramente più chiara, quella di PHP 8.1, dove finalmente puoi fare un $result di un array, gli passi tutto quello che vuoi e tutti gli array con i 3 puntini e sei direttamente a posto. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi vengono in mente altri aggiornamenti interessanti della versione 8 di PHP, e niente, ci vediamo al prossimo video.